Eccoci qua, salve ragazzi e bentornati sul canale. Finito di smontare la Vespa, inizieremo le fasi del restauro. Non essendo un professionista, lo faremo tutto all'interno di questo garage con semplici attrezzature, un po' di manualità e tanta passione. Il restauro sarà personalizzato in base alle richieste del proprietario, quindi non seguirà esattamente l'originalità del mezzo. Per quello hanno fatto un ottimo lavoro i miei amici di Quelli della Ruggine. Inizieremo così, approfittando della bella stagione, la preparazione del telaio per il fondo e per la vernice. Allora, essendo il telaio messo discretamente bene, eviteremo la sabbiatura. Ci limiteremo a ripristinare queste parti dove la vernice è saltata, scartando e portando tutto in piano. Usiamo dello sverniciatore per togliere la vernice da il numero del telaio, così da non rovinare il numero stesso. Aggiungiamo un altro po' di sverniciatore, così poi toglieremo anche quella dentro le scritte. Allora, iniziamo con una 120 ed un tamponcino fatto a mano ad andare a pareggiare le parti più rovinate.
Allora, data la prima passata grossa con il 120, andiamo a analizzare alcuni dettagli. Ecco, vediamo che questo bordo qua è più rientrato, per cui andrà dato dei colpetti qua per farlo tornare un po' fuori. Eccoci qua. Adesso è decisamente più dritta. I rinforzi si sono staccati e qui dovremo andare a risaldare. Anche questa spaccatura andrà richiusa. E ora sgrassiamo bene le parti dove andremo a mettere lo stucco con dell'antisilicone. Stucco bicomponente. Allora, una volta seccato lo stucco, andremo con una 240 a spianare le parti in eccesso. Deve rimanere solamente
la parte che riempie l'avvallamento. Adesso, per rendere tutto omogeneo, passeremo con questa rotorbitale Carsa 220 tutta la Vespa. Ecco come si presenta il telaio dopo la carteggiatura con 220. Una volta carteggiata la Vespa, prima di dare il fondo andremo a proteggere i cavi che ci serviranno poi per passare quelli nuovi e il numero di telaio. Togliamo questi. Proteggiamo anche la sede delle sfere dello sterzo ed eccoci pronti a dare il fondo.